protesa verso il cielo, in una perpetua ascesi, destinata al sacro, ma ben cosciente del proprio ruolo sulla terra. Poeti e abati, vescovi e monaci videro qui, tra i monti di Monreale e di Palermo, uno dei luoghi della preghiera e del lavoro per eccellenza in terra di Sicilia. La sua importanza e virtù risuonano come un eco ancora oggi, diffondendosi tra i meandri sfocati e frastagliati della storia, che uniscono la grande struttura monastica con i resti dell'antica abbazia di Santa Maria delle Vergini di Palermo, la fortezza del cosiddetto Castellaccio e i ruderi di Portella Sant'Anna. Tra queste mura e in queste vallate, il silenzium è tuttora uno stile di vita tradotto in attività concrete, che sono quanto rimane della grande vitalità religiosa e culturale lodata dal letterato tedesco Johann Wolfgang Goethe, ospite di questa grande abbazia al tramonto del Settecento. Uno scrigno ricco di tesori inestimabili, dove ogni pietra, ogni angolo trasuda tutto il fascino della propria storia, sta aprendo le proprie porte per mostrare i suoi segreti secolari al mondo. Questo scrigno è l'abbazia di San Martino delle Scale. L'abbazia di San Martino delle Scale è un luogo che infonde grande pace, che aiuta l'uomo a mettersi in relazione con Dio, ma è anche un luogo che trasuda storia, una storia che avvolge non soltanto questo luogo in quanto tale o la comunità monastica che vive qui, ma anche il circondario di questa abbazia, quella frazione di Monreale che prende per l'appunto il nome di San Martino delle Scale. Una vallata che si estende dalle colline che dominano Palermo, fino a un'altezza di circa 800 metri sul livello del mare. Il rimboschimento, seppure recente, appare per ampi tratti rigoglioso, coprendo ettari di territorio dove diversi sentieri permettono di addentrarsi nell'entroterra, verso il cuore della provincia del capoluogo siciliano. L'abbazia, come un luminoso brillante immerso nel verde, è assisa al centro del territorio di San Martino delle Scale. Una tradizione pervenuta fino ad oggi vuole si tratti di una delle 6 strutture abbaziali fondate in Sicilia nel VI secolo, per volere di Papa Gregorio Magno. Ma è il 1347 l'anno in cui più probabilmente fu fondato ex novo il monastero, forse sulle rovine di un più antico tempio cristiano. Venne infatti edificato dal monaco Angelo Sinisio per volere del vescovo di Monreale Emanuele Spinola, ricevendo concessioni e privilegi che ne fecero uno dei poli religiosi e culturali più importanti della Sicilia. Per comprendere il contesto storico della Sicilia della seconda metà del XIV secolo è necessario ricordare il legame che la Sicilia ha con il Mediterraneo. La seconda metà del Trecento è un periodo di grande crisi. Innanzitutto una crisi finanziaria, a causa del crack delle banche fiorentine, dei Bardi e dei Peruzzi, che hanno filiali a Palermo, in Sicilia, e quindi coinvolgono giocoforza anche i piccoli risparmiatori. Ma purtroppo la seconda metà del Trecento è anche condizionata dalla grande peste che arriva dalla Crimea
nel 1282 a Palermo scoppia la rivolta del Vespro, che determina la cacciata degli Angioini. Ma in realtà non finisce tutto lì, perché gli Angioini tenteranno di riprendere l'isola per ben 90 anni. Quindi diciamo ciò significa 90 anni di guerra. Un altro problema è legato alla crisi istituzionale. Pietro II muore nel 1342, ha tante figlie, femmine, e 2 soli maschi, eredi, che sono troppo piccoli. È necessario affidare questo bambino, che si chiama Ludovico, allo zio Giovanni. E questo crea una spaccatura enorme nella Sicilia, in quanto Giovanni sarà sostenuto dalle famiglie di origine catalana, arrivate dopo il Vespro, e soprattutto dalla famiglia Lagona, che è una famiglia che sta a Catania e che ha un potere forte nella Sicilia orientale. Queste famiglie che lo sostengono vengono chiamate parzialità catalana. La madre del piccolo Ludovico, Elisabetta, sostanzialmente coagula un altro gruppo di nobili siciliani, i cosiddetti latini, che fanno capo a 2 famiglie. Da un lato i Palizzi di Messina, dall'altro i Chiaromonte, che sono a Palermo ed Agrigento. Questo credo che sia il contesto generale in cui si inserisce poi la fondazione del monastero. Angelo Senisio è un monaco del monastero benedettino di San Nicola d'Arena di Catania e viene incaricato dall'arcivescovo di Monreale di fondare il monastero di San Martino. È interessante osservare che Angelo è legato anche al monastero di Santa Maria delle Vergini, fondato a Palermo da Preziosa Abate, una nobildonna vedova molto ricca, che dona per la fondazione il suo palazzo e tanti altri beni. Angelo segue i lavori di ristrutturazione del monastero e la prima badessa del monastero è la sorella Agata. L'abbazia palermitana di Santa Maria delle Vergini vide un importante sviluppo, con il supporto della Corona di Sicilia e delle nobildonne vedove della città. Il monastero femminile fu distrutto dai bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale. Sulle sue rovine, negli anni 60 del Novecento, venne eretto un nuovo edificio religioso benedettino, quello di Sant'Andrea. Il coevo monastero di San Martino delle Scale acquisterà parallelamente un prestigio che sarà via via incrementato durante il periodo della Controriforma, giungendo pressoché intatto fino all'epoca dei Lumi. Alla metà del XIX secolo, il neonato Regno d'Italia impose lo scioglimento degli ordini religiosi, incamerando anche i beni dell'abbazia e stabilendo di fatto la fine della sua secolare grandezza. Ma se è vero che la fondazione del monastero di San Martino avvenne nel XIV secolo con Angelo Sinisio, come mai è stato scelto questo luogo per la sua erezione? Per quanto riguarda le fasi del monastero, sicuramente una delle evidenze architettoniche più antiche è il bastione nell'angolo sud-occidentale della chiesa. Ad oggi corrisponde a una parte della cappella dell'Immacolata e una parte della cappella cosiddetta di Santa Fara. Quello è sicuramente un muro preesistente alla conformazione cinquecentesca della chiesa e potrebbe fare riferimento probabilmente alla preesistenza medievale di cui ci parlano le fonti, perché esiste una pergamena del 1182 di Guglielmo II che nomina proprio una chiesa a San Martino delle Scale. Purtroppo non sono stati eseguiti scavi archeologici a San Martino delle Scale, ma questi potrebbero essere dirimenti per quanto riguarda le prime fasi dell'abbazia. Infatti sicuramente al di sotto della chiesa attuale e anche al di sotto della cappella usata come cripta funeraria nel Settecento potrebbe esserci la preesistenza più antica della chiesa trecentesca. L'unica nostra prova certa è che l'abbazia sia stata fondata proprio nel XIV secolo con il gruppo, diciamo, guidato da Sinisio. Sceglie questo posto sicuramente perché era a controllo di un territorio, a controllo anche delle vie di comunicazione, quindi era sicuramente una scelta strategica.
Con la conquista normanna l'intero territorio siciliano viene rapidamente latinizzato e quindi anche l'entroterra palermitano. Che significa latinizzato? La latinizzazione non è altro che una ricristianizzazione della toponomastica territoriale siciliana proprio in periodo normanno. I normanni erano stati inviati dal papato romano, cioè di rito latino, a sconfiggere gli arabi per cacciarli dalla Sicilia. Però precedentemente alla conquista araba il rito a essere diffuso in Sicilia era invece quello greco, che faceva capo al patriarca di Costantinopoli. Dalla latinizzazione territoriale abbiamo appunto toponimi come San Martino delle Scale, San Benedetto, che è il nome del monastero che sorge a pochi chilometri da qui, ma anche un altro monastero sulla costa di Sant'Anna. Il Monte Caputo fu nominato anche Mons Regalis, in seguito alla fondazione dell'arcidiocesi di Monreale da parte del re di Sicilia Guglielmo II d'Altavilla, e raggiunge un'altezza di 766 metri sul livello del mare. Sulla sua sommità si erge imponente e ben visibile dalla città di Palermo l'antica costruzione del monastero di San Benedetto, unico esempio di struttura religiosa fortificata della Sicilia occidentale, oggi gestito e curato dal Club Alpino Siciliano. Per determinate caratteristiche architettoniche lo si fa risalire probabilmente al XII secolo, nel medesimo periodo in cui fu edificata la cattedrale monrealese. Appare infatti insufficiente la presenza di documenti che attestino l'esatto periodo storico in cui venne realizzato. Nel 1370, in seguito al danneggiamento della struttura a opera dei soldati di Giovanni Chiaromonte, venne riparata per disposizione dello stesso Giovanni. Ma in breve tempo i monaci che lì dimoravano lasciarono definitivamente quel luogo solitario e spesso esposto a violente intemperie. Non è escluso che parte della comunità del monastero di San Benedetto sia entrata a far parte della comunità di San Martino delle Scale, sebbene anche qui vi sia penuria di prove storiche. Lentamente caduto in rovina e ristrutturato in più parti tra l'Ottocento e il Novecento, è oggi conosciuto dai palermitani con il nome di Castellaccio. Un'altra struttura, inizialmente di tipo religioso, vide la luce nel periodo della latinizzazione della Sicilia, presso quella che venne nominata come Costa Sant'Anna. Oggi è visibile un luogo fortificato, parte del sistema di torri cinque-seicentesche a difesa delle coste siciliane che si estendeva anche nell'entroterra, per mezzo di torri agricole private. La torre sorge su resti di costruzioni d'epoca precedente e ingloba una piccola cappella ipogea, decorata con una volta a botte e delle arcate a tutto sesto. Ogni traccia di decorazione pittorica è purtroppo andata perduta. Portella Sant'Anna è un altro luogo estremamente strategico perché si trova a controllo proprio della portella e di una via di comunicazione antichissima che risale addirittura all'epoca romana. La chiesa probabilmente risale alla fine del XIII secolo perché un documento menziona il nobile Ugo di Talac che dona questo romitorio ai francescani, quindi evidentemente alla fine del XIII secolo esisteva un monastero, un piccolo romitorio a Portella Sant'Anna a difesa anche dei viandanti che venivano spesso attaccati dai banditi e dai briganti che si aggiravano in queste vie di comunicazione molto battute. Inoltre dalle fonti si apprende che la chiesa di Sant'Anna alle Scale dipendeva dalla chiesa di San Martino delle Scale, quindi nel XIII secolo evidentemente poteva esserci un comprensorio di monasteri e romitori collegati fra di loro.
Come già accennato, dopo la costruzione del 1347, l'abbazia di San Martino delle Scale diventa uno dei luoghi più importanti del monachesimo siciliano. Attratto dalla sua grande rilevanza religiosa e culturale, il 10 aprile 1787 lo scrittore e poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe volle far rotta proprio verso questo monastero durante il suo famoso viaggio in Sicilia. I monaci ci hanno fatto vedere le loro collezioni. Hanno parecchie cose buone, sia nel campo dell'archeologia che in quello delle scienze naturali. Ci ha colpito soprattutto una medaglia con la figura di una giovane dea di irresistibile bellezza. I buoni padri ce ne avrebbero ceduto volentieri anche un calco, ma non avevano a disposizione il necessario per riprodurre qualsiasi forma. Dopo averci fatto vedere tutto, non senza un malinconico confronto fra il tempo presente e il passato, ci hanno accompagnato in una linda saletta dal cui balcone si gode un bel panorama. Alla frutta comparve l'abate accompagnato dai monaci più anziani. Si sedette accanto a noi e si trattenne una buona mezz'ora, rivolgendoci parecchie domande. Ci siamo congedati con grande cordialità. Oggi sopravvive in abbazia un piccolo museo di recente allestimento, con opere d'arte appartenute ai monaci, tra cui tele, suppellettili sacre, corali e tessuti. Di grande importanza per la conservazione delle opere d'arte e dei testi sono i laboratori di restauro, ai quali sono inviati beni dal valore storico e artistico, anche da altre parti della Sicilia. L'attività di restauro è indissolubilmente legata alla vita monastica. L'attività amanuense, infatti, insita l'atto della conservazione dei manoscritti, così come la tutela del patrimonio che il monastero custodisce. Negli anni 90 del secolo scorso prese forma la prima accademia di restauro siciliana a carattere sperimentale che abbracciava interventi su opere lapidee, pittoriche, lignee, ovviamente sulla carta, la più antica tradizione. Ad oggi l'Accademia non è attiva, ma i laboratori sono comunque in funzione. Nei laboratori si affrontano appunto diverse opere, diversi manufatti di diversa natura, provenienti sia dal monastero chiaramente, ma anche da privati. Quindi il bacino d'utenza è privato e ovviamente tutto sotto il controllo e la tutela della soprintendenza, dell'alta sorveglianza della soprintendenza. All'interno del laboratorio del restauro pittorico, così definito, in realtà vengono restaurati diversi manufatti anche polimaterici. E sostanzialmente il manufatto più restaurato è il dipinto su tela, anche se quest'anno abbiamo avuto un grosso appalto con il Museo delle Marionette di Palermo, Antonio Pasqualino. La chiesa è ovviamente il cuore pulsante dell'intero monastero, dove opere scultoree del Pampillonia o opere pittoriche del Borremans, del Novelli o dello Zoppo di Gangi adornano le cappelle laterali e il transetto, mentre sul presbiterio domina questo magnifico coro ligneo, per lo più seicentesco e di scuola napoletana, sovrastato dal grande organo poi restaurato alla fine dell'Ottocento. Io esercito la professione di organista da quando mi sono diplomato in organo, ma già da prima, all'età di 10 anni, sono stato in chiesa sempre ad accompagnare i canti. Dopo ho intrapreso gli studi professionali al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo e poi ho conseguito il diploma, ho seguito i corsi post diploma di specializzazione
e da quando ho preso la laurea in organo ho esercitato professionalmente la professione di organista. Suonare uno strumento come questo si racchiude in una parola: emozionante, è sempre emozionante. Faccio mia e faccio propria una espressione che i monaci di questo monastero hanno dato dell'organo nel 1800, quando l'organo è stato rifatto. Hanno detto che lo strumento demulcet animos, raddolcisce gli animi, e dico che ancora oggi questo grande organo demulcet animos, uno strumento del genere, un organo in un'abbazia benedettina, ha un significato particolare. Innanzitutto perché i benedettini come ordine hanno dato alla musica sempre un grande rilievo, con il canto e quindi con l'organo. Se si pensa che in questa abbazia nel 1600 la chiesa non era completa, non era ancora stato fatto il pavimento, ma l'organo era presente per accompagnare i riti e per supportare i monaci che cantavano, già questo dà l'idea di quanto fosse importante questo aspetto. È uno strumento grande, romantico, che assolve alle due funzioni che deve avere lo strumento organo. Una è quella liturgica, quindi nell'accompagnamento, nella liturgia e nel supporto dei canti, un'altra come strumento solistico. Infatti, per assolvere questa seconda funzione, ogni anno in questa abbazia organizzo da 20 anni e quest'anno comunque compie 35 anni il Festival Organistico, che è una serie di concerti dove l'organo viene presentato in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue funzionalità. Il cosiddetto chiostro di San Benedetto è adornato da una fontana, sormontata da una statua del santo fondatore dell'ordine, opera di Giuseppe Pampillonia. Nel chiostro della clausura, detto Cortile dei Marmi, si erge una fontana in marmo e maiolica dello scultore Giovanni Biagio Amico. L'imponente gruppo scultoreo di San Martino che dona il mantello al povero, di Ignazio Marabitti, accoglie i pellegrini presso l'ala principale dell'abbazia che volge lo sguardo a oriente. Del Marabitti è anche la sontuosa fontana che rappresenta il fiume Oreto, sul lato destro della chiesa. Oggi la comunità di San Martino delle Scale conta 18 membri, dei quali 6 sono dislocati presso il monastero di Giuseppe Benedetto Dusmet a Nicolosi, in provincia di Catania. È l'unica comunità benedettina in Sicilia. Abbiamo conosciuto qui il giovane monaco Don Riccardo e anche l'abate Don Vittorio, e ci ha fatto piacere rivolgere loro qualche domanda. Io sono Don Riccardo Tuminello, il più giovane monaco della comunità di San Martino delle Scale e forse anche d'Italia. Ho 25 anni e sono arrivato qui in monastero all'abbazia di San Martino delle Scale quando ne avevo 19. Nella mia vita da adolescente ho sempre percepito il fatto che il Signore mi ha chiamato. Questa la sentivo casa mia, questa, la comunità, la sentivo la mia famiglia. E allora, appena mi sono diplomato, subito sono entrato in monastero. Quando io ho detto a mio padre che entravo in monastero, la prima cosa che ha detto mio padre è stata: fatemi le condoglianze, perché oggi come oggi sentirsi dire dal figlio mi faccio prete o entro in monastero non è una cosa bella e semplice. E il progetto di mio padre era quello di vedermi sui palchi come un grande cantante, perché ho studiato canto e organo al liceo musicale. E così è iniziata il mio cammino monastico qui a San Martino, che ha visto diversi cambiamenti. Come dice il motto stesso, ora et labora, e qualcuno direbbe et lege, cioè prega e lavora e studia.
e il monaco non prega soltanto, e quindi ho iniziato anche a dare il mio contributo all'interno della comunità. Oggi essere monaci non è semplice, sei visto come uno che non fa niente e prega tutto il giorno, invece no, tante volte dico alle persone che stanno fuori: venite un giorno dietro me, vi faccio vedere quello che faccio tutto il giorno, che non mi fermo mai. L'invito che voglio fare ai giovani oggi è: prendetevi le vostre responsabilità. È facile oggi dire subito no, come è facile dire subito sì, mi potreste dire. E noi abbiamo uno splendido coro del 1591-1597 fatto da 2 artisti napoletani, che poi viene ampliato nel 1700 da 2 artisti palermitani. Se lo venite a vedere, vedete come nel 700 i 2 artisti palermitani copiano perfettamente quello che era stato fatto nel 1500. Oggi non riusciremo a farlo. Perché? Perché non riusciamo a essere responsabili di quello che ci sta dietro, quello che ci portiamo sulle spalle, e chiudiamo subito la porta a quello che ci sta dietro, pronti a essere innovativi, che non è sbagliato, ma essere innovativi sapendo quello che ci sta dietro. Questo è importante. San Benedetto è vissuto 15 secoli fa e sembrerebbe un po', come dire, passato di tempo. In realtà San Benedetto ha avuto un'intuizione profetica che informa la vita religiosa in ogni tempo, caratterizzata innanzitutto dalla ricerca di Dio e quindi l'orientamento, l'ordinamento della persona verso Dio, e d'altra parte il vivere insieme in una comunità da fratelli. Perché se è vero che innanzitutto bisogna cercare Dio, orientare a Lui tutta la propria vita, è anche vero, come dice Giovanni nella sua lettera, non si può amare Dio che non si vede se non si ama il fratello che invece si vede. Ed è solo nella misura in cui risponde a queste esigenze, ecco, che la comunità può avere un senso nel presente e anche un futuro. L'ora et labora è un motto ormai, come dire, anche se non è stato pronunziato da San Benedetto, è un motto che riassume quella che è l'esperienza spirituale benedettina, proprio perché non si dà una esperienza di relazione con Dio che sia disincarnata dalla vita di lavoro, da un impegno concreto nella realtà in cui si vive. Dice San Benedetto: allora saranno veri monaci se vivono del lavoro delle proprie mani, così come hanno fatto gli apostoli e i nostri padri. E d'altra parte anche per salvaguardare, custodire il creato, trasformarlo, viverlo nella dimensione del giardino paradisiaco. Le attività della comunità di San Martino, che in qualche modo si rifanno al noto motto benedettino di Ora et Labora, coinvolgono anche dei laici, come nel caso del laboratorio di restauro, insieme a un'altra attività che attrae a sé sempre più interesse e consensi da tutta la Sicilia, la produzione della speciale birra d'abbazia. La birra è preparata secondo una ricetta segreta, gelosamente custodita dai mastri birrai dell'associazione Ora Benedicta. I suoi ingredienti derivano per lo più dal ricco giardino della clausura. Fino all'Ottocento, l'attiguo chiostro ricco di erbe aromatiche e medicinali, citato dalle fonti come Corte dei Mestieri o della Farmacia, fu il fulcro della spezieria monastica, i cui ambienti mostrano ancora oggi interessanti e preziosi affreschi cinquecenteschi. Come nasce la produzione della birra? Nasce perché il socio fondatore e ideatore dell'associazione voleva portare a San Martino delle Scale la produzione di una birra di eccellenza. L'associazione è stata fondata da Don Salvatore Leonarda e altri 3 laici.
E questa associazione quindi voleva portare qui questa birra di eccellenza. Non solo questo, perché gli scopi dell'associazione sono promuovere il patrimonio artistico, storico, spirituale, culturale dell'abbazia, quindi un po' a 360 gradi aiutare i monaci nella promozione dell'abbazia. Però sicuramente la birra sarebbe stato un ottimo prodotto che poteva fare da volano per tutte queste iniziative. E nasce però nelle mani appunto dell'associazione Ora Beneditta. Quindi l'associazione si occupa di sperimentare delle ricette per la produzione di birre di eccellenza. Attualmente quindi qui si sperimentano le ricette. Quindi con un'attività di home brewer, cioè di gente che fa la birra in casa, i soci producono delle ricette. Queste ricette poi vengono affidate a birrifici siciliani. I programmi per il futuro sono innanzitutto continuare quello che l'associazione già fa, però ha anche un altro scopo, quello di creare dei percorsi di benessere per i soci. Questi percorsi di benessere attualmente sono costituiti sostanzialmente dalla produzione della birra e anche da alcuni incontri che ci formano dal punto di vista culturale e artistico. Lo stile dell'associazione è proprio quello di ripercorrere un po' l'ora et labora dei monaci, che in realtà dovrebbe essere ora, legge et labora, cioè prega, studia e lavora. E questo noi lo vogliamo fare. Le nostre attività sono infatti costituite a mo' di gruppi di studio e lavoro. Il respiro del tempo avvolge interamente l'abbazia di San Martino delle Scale, che con la sua comunità secolare costituisce tutt'oggi un punto molto importante della storia e della religiosità cristiana della Sicilia, soprattutto di quella occidentale. Aver conosciuto questi luoghi straordinari insieme alle persone che incarnano tutt'oggi la cultura e i valori del monachesimo in Sicilia è stato veramente un autentico privilegio. Grazie per avermi seguito fin qui, a presto.